Mi presento, sono Corrado Coviello, ho 46 anni, faccio lo chef, attualmente lavoro in Qatar per una compagnia, faccio il Food Development Manager e comunque sempre nell'ambito del cibo. È una nuova esperienza per me, però che serve sempre a crescere quello che sono le attitudini professionali legate a questo lavoro che ha mille sbocchi e voi saprete meglio di me che state studiando, siete sui banchi, cosa vuol dire avere uno sbocco, quindi lo sviluppo di questo mestiere dà tanti spunti e la difficoltà nel farlo è l'imbarazzo della scelta, ed è questo il difficile nel rispondere e anche nello scegliere quale piatto offrire al proprio commensale o come porsi di fronte a un ingrediente, come trattarlo. Ringraziamo lo chef Corrado Coviello per aver preso parte a questa intervista. La prima domanda è: cos'è per lei la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è la massima espressione di quello che è il mangiare sano con prodotti che provengono dal bacino mediterraneo, non solo dall'Italia, ma viene da pensare anche alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, a tutte le nazioni che si affacciano nel Nord Africa, dove troviamo comunque dei prodotti diversi a seconda della latitudine o della stagione. E in Italia siamo molto più fortunati rispetto ad altri paesi, perché il nostro microclima da nord a sud trafigge e abbiamo un sacco di territori, microclimi vicino al mare, lontano dal mare, nell'entroterra, in montagna, dove si sviluppano colture e troviamo ingredienti di alta qualità che ci aiutano nella parte difficile dell'utilizzo di questi ingredienti. Difficile è, come dicevo prima nell'introduzione, quando ci troviamo davanti all'imbarazzo della scelta. Dobbiamo utilizzare al meglio i nostri prodotti senza rovinarli. Se bruciamo, oltrepassiamo il punto di fumo di un olio extravergine d'oliva della Puglia o della Toscana o tutto quello tutti gli oli che voi conoscete per cucinare qualunque altro tipo di ingrediente, da una verdura, una carne o un pesce, sicuramente il valore nutrizionale inverte clamorosamente in tossicità. Quindi la tecnica e la conoscenza dei prodotti e l'approccio chimico e fisico è molto importante nel mantenere la dieta mediterranea sana. Il microclima diverso e le stagioni determinano poi quelle che sono le basi dell'utilizzo degli ingredienti a livello regionale, a livello del paese, a livello anche di piccoli periodi dell'anno dove possiamo trovare degli ingredienti. Mi viene in mente adesso che siamo in primavera gli asparagi selvatici o la barba di frate o questi prodotti che durano non una stagione ma pochi giorni, quindi cogliere l'attimo e utilizzarli e sicuramente riusciamo ad carpire la massima espressione sia di gusto che di valori nutrizionali, per poter utilizzare al meglio tutti i prodotti nei nostri menù. Non solo la stagionalità è legata alle verdure, sicuramente è legata anche a quelli che sono i prodotti ittici o sicuramente a maggio dove il fieno è molto più ricco e floreale, ha un gusto migliore. I formaggi caseificati in questo periodo avranno sicuramente un valore diverso e un sapore migliore rispetto a quelli magari caseificati dando da mangiare il fieno a ottobre. Quindi lo stesso prodotto subisce anche dei cambiamenti organolettici importanti, non solo i formaggi ma anche le carne, l'allevamento di avicoli. Quello che mangiamo e siamo quello che mangiamo. Se è vero questo,
bisogna anche andare a ricercare il prodotto di qualità e da persone che coltivano, allevano o vendono e producono i prodotti sicuramente con amore, rispettando tutto quello che sono le regole tramandate dai nostri avi. Quanto crede sia importante la riscoperta delle tradizioni in ambito gastronomico? Io non direi la riscoperta, ma la conoscenza. La conoscenza della tradizione è fondamentale e bisogna chiedere e sperimentare quello che erano le ricette di una volta per poter avere la giusta percezione di come venivano assemblati gli ingredienti, mescolati i sapori. Forse tante volte, non sempre, in quello che era l'aspetto estetico. Anche lì l'estetica è un gusto, perché l'estetica e la cucina tradizionale degli anni 60 o 70 in Italia era il suo massimo splendore. Il decoro con l'apparecchio delle patate duchessa sui vassoi che venivano poi presentati in sala con il pezzo intero e tutte le verdure di contorno su un carrello, dove anche il cameriere aveva il ruolo fondamentale in questo servizio. È un aspetto del quale oggi secondo me si sono persi un po' quelli che erano questo connubio tra sala e cucina, e la cucina moderna oggi ha un po' perso il ruolo della sala. Sta a noi trovare le giuste fonti e trovare in noi lo spunto per poter riproporre e attingere dalla tradizione per poter poi fare qualcosa di gradito nel servizio sia nel piatto, nel servizio sia nel nostro commensale, nel servizio sia per quello che è qualcosa che facciamo per noi. La tradizione familiare è la massima espressione della tradizione, perché quello che veniva fatto, quello che mi cucinava mia mamma, era fatto sicuramente con amore e il fatto che comunque mi piacesse. Quindi la tradizione di un piatto, la riproposta, la riscoperta della tradizione preclude quello che è un gesto d'amore verso quello che stiamo facendo, qualunque cosa. È possibile per lei poter interpretare la tradizione in chiave moderna, rendendo quindi la cucina una sorta di quadro capace di coinvolgere in tutti i sensi? Assolutamente sì, la reinterpretazione di quelle che sono le cucine tradizionali ce l'abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, sulle riviste, nelle trasmissioni in TV, nei ristoranti, internet è pieno di reinterpretazioni in chiave moderna di piatti tradizionali. Sicuramente per interpretare un piatto tradizionale è necessario avere la conoscenza profonda di quello che è la tradizione. In musica si studia solfeggio per poi dopo fare della musica elettronica che ha delle basi che vanno ad attingere su quello che sono degli aspetti di musica classica. Quindi in cucina, la cucina classica applicata a quello che sono l'utilizzo dei prodotti nelle ricette tradizionali ci aiuta in quello che è lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecniche basate anche su quello che sono l'evoluzione. Come ho detto prima, la tradizione è in movimento, quindi il movimento anche attorno alle cucine, l'utilizzo di nuove tecnologie tipo sottovuoto, l'azoto, i forni trivalenti, le sonde, la bassa temperatura, l'abbattitore, il pacojet, la sferificazione, la chimica, la fisica, tutte queste polveri
che ci aiutano nella costruzione di una struttura diversa dell'ingrediente, ci aiutano ad avere una lettura e una capacità di poter percepire in bocca quello che sono i gusti di una ricetta tradizionale. Percepire non soltanto il gusto, cioè percepire tutti i sensi, percepire con tutti i sensi questa reinterpretazione, l'aspetto visivo, l'aspetto olfattivo, l'aspetto gustativo, tattile, non solo tattile delle mani, ma tattile anche palatale, quindi l'utilizzo di forme, strutture, temperature, l'aspetto uditivo, il croccante, sono questi equalizzatori gastronomici e legati alla professionalità e alla conoscenza delle tecniche che ci aiutano a reinterpretare, e l'aspetto finale è quello che è il quadro che abbiamo tante volte nei ristoranti oggi. Ritroviamo dei piatti che sono delle opere d'arte, perché la precisione nel taglio, l'utilizzo dei colori, l'utilizzo di un contenitore inusuale per poter ricordare la ricetta che andiamo a interpretare, è tutto legato, è tutto equilibrato a quello che è la radice di una ricetta tradizionale. Quindi la cucina è la massima espressione della forma d'arte, e rendere la cucina un quadro è quello che deve rimanere nella proposta di una reinterpretazione di cucina in chiave moderna, perché ci dà tante soddisfazioni a livello professionale, soddisfazioni soprattutto nell'egoismo intelligente che abbiamo noi, almeno per quanto mi riguarda, nel proporre e nella gioia di servire qualcosa di buono, fare la felicità e la soddisfazione del mio commensale, del mio ospite, è la mia più grande soddisfazione, che è impagabile, perché quando il cliente, l'ospite, percepisce nel piatto e rivede, vede un aspetto tecnico, che questo non vuol dire andare a fare dei piatti troppo elaborati. La massima espressione oggi del proporre un piatto tradizionale in chiave moderna è utilizzare quei pochi elementi, 3-4 massimo, contrastare con i colori, contrastare con le strutture, contrastare con seguire un gusto unico, gusti molto forti e decisi, ma che nel singolo boccone sviluppano quello che è un'emozione vera, che coinvolge veramente tutti i sensi. C'è un piatto della tradizione che rievoca maggiori memorie in lei? Premessa, non vi ho detto da dove vengo, io sono piemontese, ma i miei genitori sono napoletani, sono diversamente padano, e il piatto che mi rievoca, cioè della tradizione che rievoca maggiore memorie in me, sicuramente è un piatto che mia mamma mi fa, ed è uno dei miei piatti preferiti, ed sono le melanzane a fungitiello. Le melanzane a fungitiello è molto semplice da fare, ma con un grande gusto. Vengono utilizzate melanzane tagliate, le melanzane quelle lunghe, che hanno poca acqua, hanno un po' di amaro, quindi vengono messe sotto sale per una ventina di minuti, strizzate, fritte in olio d'oliva e poi ripassate in padella con aglio e pomodoro, e mangiate con abbondante pane casereccio. Questo è il piatto della tradizione al quale io mi sento legato sia a livello professionale che a livello sentimentale.
Ha mai provato a reinterpretarlo ed a proporlo nelle svariate esperienze estere di alto livello? Allora, sicuramente le melanzane fungitielle non l'ho mai reinterpretato in maniera diversa, perché mi piace mantenerlo così. Ho reinterpretato qui in Qatar ultimamente la bruschetta al pomodoro. Ho fatto un disco di pane croccante casereccio con una gelificazione di passata di pomodoro, con tutti i sapori della bruschetta, utilizzando l'agar-agar. Al centro ho colato una goccia di pesto ligure e una goccia di crema di burrata e una rondella, uno spicchietto di oliva taggiasca. Il boccone unico che veniva servito agli ospiti era un'esplosione di quello che è la classica bruschetta, che tutti noi conosciamo. È stato importante per lei poter confrontare diverse culture gastronomiche? Assolutamente sì. Le culture gastronomiche non solo estere, come si può pensare alla risposta, scusate, alla domanda, ma le diverse culture gastronomiche vanno anche da regione a regione. In maniera l'utilizzo di alcuni ingredienti nel nord Italia, lo stesso ingrediente viene utilizzato anche al sud Italia in maniera completamente diverse per ragioni tradizionali legate agli ingredienti che possiamo trovare legati allo stesso ingrediente sul territorio, ma con con una diversa ricetta. Per farvi capire questo concetto, mi viene sempre in mente l'esempio della coppa piacentina, dove il suo sapore è molto molto dolce, roseo e delicato, profumatissimo, perché ovviamente il microclima emiliano permette lo sviluppo di dolcezza, e queste muffe di questo insaccato preservano quello che è la carne, il sapore dolce, dove la bilanciatura del sale, perché ovviamente anche con il microclima influisce molto su quello che è la stagionatura, quindi lo sviluppo della muffa protegge il pezzo di carne che è stato conciato prima di insaccarlo, mentre al sud la coppa, il capocollo che si fa in Campania o al sud Italia, o fermiamoci anche prima in Toscana, necessita e hanno dei sapori molto molto più intensi, perché cambiando il microclima abbiamo una quantità di sale maggiore o di pepe maggiore, o anche nella stagionatura suda molto di più, e vengono sviluppati prodotti, gusti un po' più marcati, anche vicino al rancido, quindi lo stesso prodotto con la stessa tecnica di norcineria nel fare un insaccato prende, a seconda del territorio, un sapore diverso. Le esperienze diverse che dovete andare a ricercare, appunto, non solo la differenza nazionale della cucina, ma quello che sono gli aspetti legati all'alimento. L'alimento è vivo, noi maneggiamo ingredienti vivi che vengono inesorabilmente hanno un deperimento inevitabile, dato dal fattore corruttore dell'aria, che già i romani conoscevano, quindi mettevano le carni o i formaggi sotto miele,
aggiungevano lo zucchero del miele, del miele al vino, utilizzavano il sale per la conservazione. Ci sono tanti aspetti di culture gastronomiche che sul quale possiamo fare dei pensieri utili per la nostra crescita professionale. Tra i vari paesi, quale cultura gastronomica è quella che si avvicina di più allo stile di vita mediterraneo? È sicuramente quella italiana. Come ho detto nella prima domanda, l'Italia affonda nel bacino mediterraneo e secondo me è il paese più con la massima espressione di mediterraneità per varietà di prodotti, latitudini e stagionalità. Riusciamo ad avere una vasta gamma di culture che si alternano e si avvicendano e si sono avvicendati nei secoli addietro, che hanno portato la nostra nazione a essere quella che è, e quindi la mia preferita, la quale rappresenta il più alto stile di vita mediterraneo, e non dobbiamo perderla. La convivialità a tavola è stata alla base di tutte le culture gastronomiche alle quali lei è potuto essere partecipe? Ritiene sia una base importante? La convivialità è alla base di quello che è il nutrirsi, il focolaio familiare, lo stare a tavola tutti insieme è un momento topico, un momento che in tutte le famiglie non dovrebbe mai mancare, non deve mancare. La mia esperienza di convivialità per la maggior parte della mia carriera è stata vissuta nel piacere di essere stato l'esecutore della cena, e questo comunque è una cosa che mi dà soddisfazione, perché fare qualcosa per il piacere dell'ospite, di un'altra persona, è alla base della fratellanza, della convivialità. La convivialità in sé poi dipende dal contesto, un contesto familiare, un contesto tra amici, un contesto formale di lavoro, ma deve essere bisogna essere sempre attenti a quello che è se siamo appassionati di cucina o di cibo, del mangiare bene, del bere bene, dello stare insieme, è qualcosa che nessuno ci potrà mai togliere, e deve essere coltivato ogni giorno. Io mi auguro che il distanziamento sociale che ci viene proposto oggi, dopo questa situazione del coronavirus, non precluda quello che sia la perdita del giusto modo di essere conviviali. Sicuramente questo problema ci affliggerà, cambierà molte cose, ma dobbiamo essere conviviali nello spirito. Lo spirito di convivialità deve essere sempre presente in tutte le forme. Se si manifesta in maniera sincera per il piacere di condividere qualcosa, si può condividere, come sto facendo io adesso, un video tramite un telefonino. Una volta non si poteva fare, la convivialità era solo vedersi di persona o chiamarsi, sentire un suono proveniente da una cornetta o una lettera, stare vicino alle persone. Oggi abbiamo degli strumenti molto importanti, ma che vanno utilizzati con intelligenza e non abusare di questi strumenti in malo modo. Bisogna sempre trovare il giusto modo per poter stare insieme in maniera corretta e felice.
Se dovesse rappresentare lo stile di vita mediterraneo in una sola portata, quale sarebbe? Sicuramente lo spaghetto al pomodoro. Lo spaghetto al pomodoro ha, ha gli elementi, tutti gli elementi per poter essere sano, piacevole, non ha stagionalità perché possiamo utilizzare il pomodoro fresco d'estate e il pomodoro in conserva fatto d'estate per poterlo mangiare in maniera e anche tutto l'anno, quindi è quello che rappresenta di più quello che è lo stile di vita mediterraneo. Poi comunque non c'è un piatto identificativo comune alla dieta mediterranea, allo stile di vita mediterraneo. Lo stile di vita mediterraneo viene fatto dai prodotti del territorio in base al territorio dove siamo e alla stagione nel quale ci troviamo. Io spero di aver risposto con abbastanza soddisfazione alle domande che mi hai posto. Saluto tutti quanti voi, vi auguro che queste mie risposte vi possano accendere qualche lampadina e riflettere su quello che è il vostro grande percorso di vita, vi possa far chiarezza su quello che è, come ho detto all'inizio, nell'imbarazzo della scelta del vostro percorso professionale. Un saluto da Corrado Coviello, è sempre in forma, andrà tutto bene.